Cosa succede se nessuno ascolta il mio podcast? Ammettiamolo, non c'è alcuna garanzia che qualcuno ascolti il tuo podcast. In questo video però ti spiego come superare questa paura per iniziare a registrare il tuo podcast. Ogni aspirante podcaster alle prime armi ha fatto i conti con questa domanda almeno una volta. E se nessuno mi ascoltasse? Facciamo un esempio. Hai appena finito la registrazione della tua prima puntata del podcast per testare appunto la teoria. Hai dedicato tanto tempo alla pianificazione, alla scrittura, alla produzione del tuo podcast. Hai fatto un grande investimento della tua risorsa più preziosa, il tempo. E quindi è naturale che adesso tu possa mettere in discussione quell'investimento. E se quando avvii il tuo podcast nessuno ti ascolta, riusciresti a gestire quella situazione? Te lo posso garantire, avrai 0 ascoltatori se non pubblichi il tuo podcast. Spesso le persone sono molto brave a pensare in modo negativo. Considera invece questo: e se la gente ti ascoltasse? Che differenza potresti fare per i tuoi ascoltatori? Quali nuove connessioni potresti creare? Chi potresti ispirare? Attraverso il tuo podcast hai il potere di raggiungere un nuovo pubblico dovunque e in qualunque momento. Devi trasformare questa consapevolezza in energia. Non ti resta quindi che fare il massimo per produrre uno spettacolo e comunicarlo correttamente per avere ascoltatori. Diamo un'occhiata ad alcuni dei motivi per cui potresti avere difficoltà a raggiungere il tuo pubblico. Il tuo spettacolo è troppo di nicchia. Scegliere una nicchia è fantastico ed è la strada più corretta da intraprendere. Non renderla però troppo di nicchia. Va bene padroneggiare un argomento specifico, ma se non ci sono abbastanza persone interessate, dovrai affrontare una dura battaglia per trovare ascoltatori. Un podcast in cui racconti per esempio come prendersi cura della barba va bene, ma un podcast dedicato solo alle barbe ricce o bionde farebbe fatica a trovare ascolti. Il tuo spettacolo è troppo ampio. Al contrario di quello che ti ho detto prima, se il tuo programma è troppo generico, farai fatica a trovare un pubblico. Un podcast che parla di barba, capelli, forma fisica, alimentazione, comprensibilmente faticherebbe a mantenere l'attenzione di un ascoltatore. Qualità del suono scadente. Anche se trovi l'argomento giusto e raggiungi un pubblico di dimensioni decenti, niente lo allontanerà più velocemente da te di una pessima produzione audio. Se rendi difficile alle persone godere i tuoi contenuti, sarà quasi impossibile trovare ascoltatori e quindi fidelizzarli. Fortunatamente non è né troppo difficile né troppo costoso ottenere un audio di qualità. Qui sul mio canale trovi tantissimi video al riguardo. L'organizzazione della puntata. Anche se la qualità del suono è ottima, potresti comunque ritrovarti senza ascoltatori per come magari hai organizzato il podcast. Se sei antipatico, un po' arrogante o mortalmente noioso, farai davvero un ottimo lavoro nell'allontanare le persone. Devi ovviamente essere te stesso, cercando di comunicare però il lato migliore. Preparati, organizzati, ma non sforzarti troppo. Sii coraggioso. Accetta il fatto che nessuno potrebbe ascoltare. Sii coraggioso e fallo indipendentemente dalle tue paure. Vedila in questo modo: anche se nessuno ti ascolta, otterrai comunque tanto da un punto di vista dell'esperienza. Per cominciare imparerai cosa non funziona, ma avrai anche acquisito una preziosa esperienza nel parlare in pubblico. Non hai nulla da perdere, anzi tutto da guadagnare. Non lasciare che la paura del fallimento o la tua naturale negatività ti trattengano. Mettiti in gioco, allontana i pensieri negativi e trova il tuo pubblico ideale. Proviamo a ragionare al contrario. Voglio fornirti un metodo che puoi applicare su te stesso. Ecco cosa voglio che tu faccia. Pensa all'ultima volta in cui hai abbandonato l'ascolto di un episodio di un podcast prima che la puntata finisse. Cos'è che ti ha fatto smettere? Scrivilo e aggiungilo nell'elenco delle cose da non fare. Come dire, impara dagli errori degli altri e cerca di creare un podcast che valga davvero la pena di essere ascoltato.